Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di gestione del denaro e di come io gestisco il denaro. Dato che sempre più spesso mi state chiedendo che conti devo aprire, cosa usare per gestire il mio denaro, dove mettere i miei soldi, cosa fare, come fare, ho intenzione di darvi dei consigli, di dirvi come li gestisco io attualmente e come in un futuro vorrei riuscire a gestirli, perché sono in continuo apprendimento come in tutte le cose e in continuo miglioramento. Per cui per ora sono a questo punto e in un domani voglio arrivare ad un altro punto che ho già prestabilito ma che non so ancora come attuare al migliore dei modi. Per esempio domani ho un incontro con un avvocato e un commercialista ai quali chiederò dei consigli e dei suggerimenti per riuscire ad attuare i miei progetti per quel che riguarda la gestione del denaro. Io vi consiglio di ascoltare questo video fino alla fine perché ci sono molti consigli e molti suggerimenti e soprattutto perché tutte le cose che ho appreso e tutte le cose che sto mettendo in pratica sono state imparate ed ascoltate da persone che fanno questo come lavoro, che cercano di aiutare gli altri alla gestione finanziaria del proprio denaro, che sono state fatte da dei consulenti finanziari. Infatti quello che molte volte sbagliamo qui in Italia è proprio la gestione del denaro e come suddividerlo, soprattutto per quel che riguarda guadagni, spese, investimenti, perché questa cosa che è molto importante non ce la insegnano a scuola e la apprendiamo dai nostri genitori, che per la maggior parte delle volte non hanno avuto una cultura finanziaria o non hanno mai fatto un incontro con un consulente finanziario. I miei genitori sono compresi in questa parte della popolazione, ma non gliene do una colpa, semplicemente la nostra cultura è contraria allo sviluppo di una cultura finanziaria che ci aiuti a risparmiare ed aumentare la nostra, tra virgolette, ricchezza o il nostro stato di benessere. Purtroppo l'unica cosa che ci viene insegnata è vivere nella povertà, vivere con il meno possibile e nel caso in cui ci insegnino di risparmiare ci dicono mettete tutti i soldi sotto il materasso del letto. Questa non è per niente una mossa finanziaria corretta e ora vi spiegherò quello che faccio io e spero che voi possiate considerare i suggerimenti che voglio darvi. Per cui oggi voglio condividervi cosa ho preso da persone che fanno questo per lavoro e da persone che hanno una situazione finanziaria ottimale, per cui come sempre vi ricordo che io non sono consulente finanziario, sto semplicemente condividendo le mie esperienze e spero che voi possiate migliorarvi attraverso quello che vi sto dicendo io ora. Io per la gestione del denaro mi baso su 3 principi: paga per primo te stesso, risparmia e pensa alla lunga. Questi 3 principi li ho trattati per esteso sul mio video su come avere più soldi, vi invito ad andarvelo a vedere, è fatto molto bene e vi può aiutare alla migliore gestione del denaro, ve lo lascio in descrizione. Quindi la prima domanda che tutti mi fate è: quante carte hai e che carte usi? Io attualmente ne ho tantissime ma non le uso tutte, le ho semplicemente aperte dato che erano tutte gratuite. In ordine sono una carta di debito collegata a un conto corrente con N26, che è un conto tedesco, un bancomat collegato a un conto corrente con Hello Bank, che è un servizio online di BNL, quindi una banca italiana, una carta di debito collegata a un conto corrente italiano di Banca Sella, Revolut, che è sempre una carta di credito collegata a un conto corrente gestito da Barclays, per cui è un conto corrente inglese, l'unica carta Visa che non ho ancora attivato, che è il mio badge universitario, che volendo può diventare una carta flash di Intesa San Paolo, poi ho un conto online con Directa per investire su azioni e molte altre cose, poi ho una PayPal per ricevere pagamenti, poi ho una carta flash con Intesa San Paolo e una PostPay Evolution con le poste. La carta flash Intesa San Paolo e PostPay Evolution sono state chiuse perché non mi servivano più e le reputavo sconvenienti, quindi quelle due non ci sono più. In più, come ultima cosa, una carta di debito completamente virtuale che si chiama Yap. L'ho attivata tramite il link di un mio amico perché mi dava 10 euro gratuiti. Se volete vi lascio il mio link per attivare Yap, semplicemente per avere 10 euro gratuiti voi dovete ricaricare 5 euro. Comunque ho fatto un video in proposito, se volete andatevelo a vedere. L'ho attivata semplicemente per avere 10 euro bonus, se volete anche voi 10 euro bonus vi lascio tutti i dettagli in descrizione. Un dettaglio: se siete minorenni queste carte non le potete attivare tutti, però continuate a seguire questo video perché alla fine ho dei consigli anche per voi su cosa potete attivare e su cosa potete fare. Allora iniziamo presupponendo di ricevere uno stipendio, ricevere un income. Questo flusso può arrivare da varie diverse parti, ho fatto un video su tutte le mie fonti di reddito, su tutti i miei income. Comunque noi lo fondiamo e lo pensiamo come uno stipendio o comunque come una fonte di denaro. Queste fonti di denaro io le trasferisco tutte sul mio conto Hello Bank, poi tramite il mio conto Hello Bank pago le tasse per la mia attività perché ho una partita IVA e pago tutte le spese relative ai miei business. Perché ho scelto Hello Bank? Perché Hello Bank è un conto corrente completamente gratuito che mi permette di fare bonifici gratis. Se devo fare un prelievo o un versamento è gratuito, per cui vado nella
filiale di BNL più vicina a casa mia, posso versare, prelevare, se ho degli assegni li verso tramite lo sportello, se ho bisogno di soldi posso prelevarli gratuitamente, se vendo qualcosa fisicamente posso versare quei soldi senza pagare assolutamente nulla, quindi per me è molto conveniente perché tutte le operazioni sono gratuite, soprattutto i bonifici, dato che ne faccio tantissimi in zona domestica, quindi in Italia, e in zona SEPA, quindi all'interno dell'Unione Europea. Per me avere i bonifici gratuiti era una cosa molto positiva, è per questo che ho chiuso la mia PostPay Evolution che mi faceva pagare €1 per ogni bonifico, che tempo fa, quando ancora ero tra virgolette ignorante, usavo per fare tutti i bonifici e per versare e prelevare. Ora non c'è più e uso Hello Bank come conto principale che uso per fare tutto. Se volete attivare anche voi un conto Hello Bank, ho un codice invita un amico, perché di solito quando attivate un conto Hello Bank e se rispettate i dettagli dell'offerta vi regalano un buono Amazon da €150. Io invece ho un codice invita un amico e al posto di avere in regalo un buono da €150 avete in regalo un buono da €200. Quindi se volete attivare un conto Hello Bank vi lascio in descrizione il mio codice invita un amico, così potete avere anche €200 di buono Amazon. Basta fare copia e incolla e metterlo quando state attivando il vostro conto, così se rispettate i dettagli dell'offerta, leggeteli prima di farla e avete €200 di buoni spesa Amazon. Quindi se volete il mio codice è in descrizione. Dopodiché i soldi che arrivano in Hello Bank vengono divisi in altri 3 conti. Il primo è Mintos. Su Mintos ho fatto tantissimi video, è una piattaforma peer-to-peer dove io verso dei soldi che poi presto a delle persone e quelle persone mi danno un interesse. L'ho detto in modo molto semplice, comunque ho fatto degli altri video in proposito, se siete interessati a questo tipo di investimento e piattaforma andateli a vedere. Comunque anche per questo in descrizione c'è il mio link invita un amico, se voi entrate tramite quel link avete un bonus dello 0,75% sui vostri primi soldi depositati. Credo che possa essere interessante per voi avere un bonus di benvenuto. Poi sempre da Hello Bank deposito dei soldi su N26, che è la carta con la quale faccio tutte le mie spese. Sempre in descrizione c'è anche il link a N26, se siete interessati ve lo lascio, andatevelo a vedere. È la carta che ho scelto io per fare tutte le mie spese, per fare tutti i miei acquisti online e offline. Lo reputo un buon servizio, soprattutto perché collegata ad N26 c'è un conto corrente tedesco, per cui se dovessi avere problemi con Hello Bank posso sempre usare N26 come conto corrente di riserva nel caso non avessi nulla disponibile e Hello Bank avesse dei problemi. Oltre a essere un conto corrente diverso, questo conto corrente è situato in Germania, quindi soprattutto se dovessi avere problemi con il mio conto corrente Hello Bank e con tutti i conti correnti italiani, ho pur sempre un conto corrente tedesco. Dopo verso una percentuale di soldi su Direct, che è un conto online con il quale faccio tutti i miei investimenti in azioni. Le percentuali, tolte tutte le spese relative ai miei business, verso il 5% su Direct, il 25% su N26 e il 20% su Mintos. Poi di quel 25% che ho versato su N26 lo divido in 10% che sono più o meno le mie spese mensili. Io sono fortunato perché attualmente ho poche spese mensili, perché vivo con i miei genitori, per cui le spese di vitto e alloggio sono pagate da loro e mi reputo molto fortunato, per cui soltanto il 10% dei soldi che guadagno vengono poi spesi in acquisti personali. Ragazzi, vi ricordo che noi viviamo dei nostri vizi, per cui non privatevi tutto per risparmiare. Certamente cercate di evitare quando una spesa è inutile. Non evitate un'uscita a mangiare una pizza con i vostri amici semplicemente perché volete risparmiare quei 10 euro. Noi viviamo pur sempre dei nostri vizi e di ciò che ci fa divertire e ci fa stare bene. Se ci priviamo tutte queste cose non stiamo più vivendo e non stiamo facendo una vita sana. Poi di quel 25%, 15% lo cerco di risparmiare magari per acquisti futuri, che può essere una fotocamera, un viaggio, un qualcosa di diverso, e l'applicazione di N26 mi aiuta molto a fare questo, perché si possono dividere i soldi all'interno di N26 in altri diversi portafogli con un obiettivo monetario da raggiungere, per cui di quel 25% cerco di dividere in altri portafogli di risparmio, che ne so, per un viaggio a Bali, per un viaggio in Norvegia, per un viaggio dovunque, per una fotocamera, una TV, un computer, e cerco di risparmiare i soldi che sono dedicati alle mie spese e al mio, tra virgolette, benessere in altri sottoportafogli, che poi cerco di aumentare per riuscire ad arrivare a un obiettivo e quindi spenderli per un mio benessere. Dopodiché il 50% di tutti i soldi che guadagno li lascio su Hello Bank, lì ci sono tutti i miei risparmi e i soldi che in un futuro utilizzerò per creare nuovi business, per fare nuovi investimenti, dove magari sono necessari più soldi per poter iniziare quella tipologia di business. Poi se volete in descrizione trovate tutti i link con tutti i dettagli di tutte le carte di credito e conti correnti che utilizzo, e oltretutto gran parte di quei link hanno un bonus di iscrizione che possono essere un regalo di 10 euro o un buono
acquistano Amazon da 200 euro. Comunque in descrizione trovate tutti i dettagli, e oltretutto se fate l'attivazione tramite quei link, oltre ad avere voi un bonus, supportate il canale e date a me un piccolo bonus, dato che quei link sono dei link affiliati, quindi tutti ci guadagniamo. Voi avete un bonus e riuscite a supportare anche il mio canale. Ora passiamo alla gestione del denaro ideale e di come la voglio comporre. Eccola qui. È molto più complessa di prima. Praticamente come prima c'è un income, cioè una fonte di guadagno, dopodiché al posto di Hello Bank c'è un business account, un account relativo alla mia azienda che poi paga le tasse e paga le spese del mio business. Dopodiché quel business account, una percentuale dei soldi guadagnati all'interno del mio account Hello Bank, che poi paga le spese della casa, tutte le spese che avrò in un futuro, dato che in un futuro avrò le mie spese per la casa, le mie spese per la mia famiglia e tutte le varie spese per la mia vita. L'account N26 che rimane per le altre spese non relative a casa e famiglia, per cui tutto quel che riguarda, che ne so, i divertimenti barra vizi che mi voglio concedere, Mintos, la piattaforma peer-to-peer, Directa per gli investimenti azionari e poi i risparmi per grandi investimenti. E qui devo vedere se creare un altro account bancario o se incorporarli all'interno del conto Hello Bank. Questa è come voglio che diventi la mia gestione del denaro in un futuro. Mi sono dimenticato di dire che voglio anche implementare un fondo pensionistico e che oltretutto si possono automatizzare tutti gli spostamenti tra account, per cui si può fare un, non so come si chiami, penso ordine prestabilito, secondo il quale per esempio Hello Bank fa un bonifico di 200, 300 o x euro a N26. In questo modo non si deve stare lì ogni mese a rifare quello stesso bonifico. Magari il mio ideale cambierà nel tempo e si migliorerà dopo essermi istruito ancora meglio e aver parlato con altre persone che ne sanno più di me. Quindi vi lascio in descrizione tutti i link per poter attivare queste carte e i conti bancari che utilizzo online, dato che per Directa e per Yap non ho una carta ma sono semplicemente servizi online. Poi vi faccio notare che se attivate un conto Hello Bank e inserite il mio codice promozionale avete anche un buono Amazon di 200 euro. Se attivate Hype attraverso il mio link avete un buono di 10 euro. Se attivate Yap attraverso il mio link avete sempre un bonus di 10 euro. Poi per quel che riguarda i minorenni io consiglio tantissimo la carta Hype, che si può attivare a partire dai 12 anni e oltre a darvi un bonus benvenuto di 10 euro se l'attivate attraverso il mio link, vi permette di fare tantissime operazioni e soprattutto è completamente gratuita. Non come PostPay o PostPay Evolution che io usavo, che adesso ho eliminato dalle mie carte di credito, che costa 10 euro all'anno. Hype è completamente gratuita. L'unico suo problema è che si possono spostare al suo interno soltanto 2500 euro all'anno. Se comunque volete aumentare questa cifra basterà pagare Hype Plus o Hype Premium, non ricordo come si chiama, e costerà un euro in più al mese. Comunque penso che più di 2500 euro un minorenne non li sposti annualmente. Se tu che hai 15 anni dovessi riuscire a spostare più di 2500 euro all'anno, innanzitutto ti faccio i miei complimenti. Vuol dire che nonostante tu sia minorenne hai delle belle entrate e uscite e comunque puoi pagare un euro in più al mese e riuscire ad aumentare questa soglia di spostamenti. Se sei minorenne passa ad Hype e usa soltanto Hype. Invece per i maggiorenni quello che consiglio io sono Hello Bank correlato a N26, che io utilizzo perché, come ho detto prima, innanzitutto sono due conti correnti e sono due conti correnti in due nazioni diverse, quindi se dovessi avere problemi posso comunque fare affidamento su uno dei due, e perché innanzitutto sono completamente gratuiti e mi sto trovando molto bene con queste due tipologie di servizi. Poi questa è una carta flash di Intesa San Paolo che non ho attivato e lo uso soltanto come badge universitario, e questa è la nuova carta che Revolut mi ha mandato, è molto interessante, devo fare una recensione solo su questa e devo vedere come utilizzarla, perché al suo interno adesso si possono scambiare e comprare e vendere criptovalute, quindi farò un video soltanto su questa carta che è molto interessante. E oltretutto è un conto corrente britannico inglese basato sulla banca Barclays, penso che tutti la conosciate, è anche sponsor ufficiale della Premier League, infatti si chiama Barclays Premier League, vabbè, non so come si pronunci. Tutti i link e tutti i dettagli sono in descrizione. Iscrivetevi al mio canale se siete interessati all'educazione personale, lasciatemi un mi piace se il video è stato interessante e vi è piaciuto, e che dire, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!